Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 3. Maciandi. Contrariamente alle mie aspettative, per i 2 giorni successivi sono stata abbastanza calma e concentrata per preparare la partenza. Anche se durante questo periodo ho ricordato vividamente molti degli elementi inquietanti del mio incontro con Elinor e Re Passundi, non ero affatto agitato, ma cercavo di analizzare in profondità gli aspetti che mi erano stati rivelati allora. Come previsto, la sera prima della partenza telefonai a Elinor per sapere se il viaggio era ancora in programma. Ricevetti la sua conferma e passai le poche ore che mi restavano prima dell'incontro cercando di addormentarmi. Ma scoprì ben presto che si trattava di un compito difficile. Non appena chiusi gli occhi, la mia mente fu invasa dall'immagine di un ascetico paesaggio montano, dove le pareti rocciose e le valli di pietra erano ricoperte di ghiaccio e neve. 2 cime semicircolari si stagliavano in lontananza, con le cime immerse nella luce rosso-arancio del sole al tramonto. Il panorama era deserto e il vento freddo soffiava forte, arruffando i pochi licheni che crescevano nel letto di un fiume prosciugato. Mi rigiravo nel letto, senza capire né il significato né il messaggio di quella visione. Ogni volta che chiudevo gli occhi, cercando di addormentarmi, la visione appariva molto chiara, sorprendentemente reale. Per di più, quando vedevo il paesaggio, lo percepivo con tutti i miei sensi, tanto che ben presto ho avuto molto freddo, il che mi ha portato ad avvolgermi in diverse coperte. Alla fine, dopo essere stato per un bel po' al confine tra la veglia e il sonno, mi sono addormentato senza sognare nulla. Il mio assorbimento era così profondo che quando la sveglia dell'orologio suonò, mi ci vollero diverse decine di secondi per rendermi conto di ciò che stava effettivamente accadendo. Il suono della sveglia mi raggiungeva come da lontano, avvicinandosi poco a poco. Alla fine mi sono svegliata e ho scoperto con stupore, ma anche con grande gioia, che mi sentivo benissimo e molto riposata. Di buon umore, presi un taxi per la villa di Elinor, ma per precauzione diedi all'autista l'indirizzo di qualche strada più avanti. Elinor e Re Passundi erano già lì ad aspettarmi. Pensavo di essere in ritardo, ma mi hanno rassicurato che era tutto pronto. «Ma lo Yidam non ci accompagna?» chiesi sorpreso, vedendo che la divinità non era in casa. «Sì, ma ci raggiungerà da un certo punto del percorso», rispose il lama, senza fornirmi ulteriori dettagli. Salimmo sull'auto di Elinor, una jeep molto lussuosa parcheggiata davanti alla villa. Per poter parlare più facilmente durante il tragitto, Re Passundi mi suggerì di stare con lui sul sedile posteriore, cosa che accettai volentieri. Erano quasi le 5 del mattino quando siamo partiti. Il cielo limpido e pieno di stelle prevedeva una bella giornata. In effetti, era particolarmente calda all'inizio di novembre, con poca e breve pioggia. Ho notato che, se avessimo dovuto scalare la montagna, probabilmente avremmo avuto un accesso molto buono. Ma Re Passundi mi ha spiegato che il nostro sforzo non sarebbe stato eccessivo e che le condizioni meteorologiche non avrebbero avuto importanza. La sua risposta mi ha un po' confuso, ma non ho chiesto ulteriori chiarimenti. Elinor guidava velocemente e dopo 2 ore eravamo già ai piedi dei Carpazi meridionali che dovevamo attraversare. Guardai estasiato il paesaggio mozzafiato nella splendida luce dell'alba e osservai che, non lontano dalla zona che stavamo attraversando, alla nostra destra c'era la località segreta dei Monti Bucegi, che avevo visitato più di un anno prima. Quel luogo così speciale giocherà un ruolo importante nel prossimo futuro della Romania, ha dichiarato inaspettatamente il lama. La scoperta non è stata casuale e la spedizione guidata da Cesare è stata un primo segnale dei cambiamenti che stanno arrivando, non solo per la Romania, ma per l'intero pianeta. Ma la catena di cause che porterà a questi cambiamenti è così complessa
da non poter essere afferrata e compresa dalla mente umana media. Pertanto, i relativamente pochi che agiscono per preparare queste condizioni sono spesso assistiti da alcune entità angeliche, appartenenti a diverse categorie gerarchiche di manifestazione. Nelle tradizioni orientali, queste entità sono chiamate divinità. È bene sapere che sono organizzate in una gerarchia piramidale, più o meno come è organizzata un'azienda o un'impresa nella società moderna. Cesare mi ha parlato solo vagamente dell'aiuto che certe entità angeliche offrono incondizionatamente all'umanità. Ma non ho mai capito come questo aiuto si manifesti o come possa essere percepibile qui sul piano fisico. Un aspetto importante è quello della sottile azione di purificazione che questi esseri che appartengono ai mondi superiori del piano astrale svolgono a livello di un paese e persino a livello dell'intero pianeta. Spero che conosciate già la maggior parte di queste cose. In linea di principio si riferiscono ad alcune realtà sottili che la scienza moderna rifiuta o almeno ignora. Come gli esseri umani hanno un'aura bioenergetica, così la Terra, grazie al campo di energia sottile emanato dalla sua biosfera, ha la sua aura. Naturalmente, a differenza dell'aura di un essere umano, quella del pianeta è gigantesca. Tuttavia, le caratteristiche delle due aure e i processi energetici che si svolgono al loro interno sono essenzialmente identici. Per esempio, l'aura di un essere umano può essere gradualmente purificata dalla sua dieta malsana, dall'ambiente impuro e grossolano in cui vive, ma è più profondamente e profondamente purificata dalle azioni che un essere umano compie, soprattutto nei suoi pensieri. Per quanto riguarda l'aura terrestre, la sua condizione dipende dalla natura delle azioni fisiche, mentali e verbali degli esseri che vivono sulla superficie del pianeta. Cominciava ad essere facile per me concettualizzare e assimilare queste informazioni, ma non ero troppo sicuro che potessero essere digerite dalla gente comune. Purtroppo, per loro è come hai detto tu, ha ammesso Re Pasundi. Un uomo che non è cosciente né consapevole della propria aura sottile non può credere che il pianeta su cui vive sia esso stesso un essere dotato di un'aura gigantesca. Ma per un chiaroveggente esperto questo è molto evidente. Chi ha accesso libero e illimitato al piano astrale può anche, in determinate condizioni, percepire l'attuale aura del pianeta, che è molto carica. So che l'aura di un essere può fornire molte informazioni sul suo stato fisico e mentale, ma la stessa domanda vale anche per il suo destino? La nostra aura contiene informazioni sul nostro karma? La struttura energetica dell'aura è molto complessa, ma soprattutto può contenere praticamente qualsiasi informazione sulla persona, più o meno nascosta o codificata in modo specifico. Pertanto, la corretta lettura dell'aura può predire, ad esempio, la natura di una malattia che si manifesterà in futuro, la sua gravità o addirittura la morte della persona in questione, se si colgono particolari segni. Di solito questi sintomi sono il risultato di gravi errori karmici commessi in altre vite, che sono stati trasmessi nella vita attuale e sono stati anche inconsciamente enfatizzati dalla persona in questione. Tali influenze karmiche, di natura energetica sottile, appaiono nell'aura come vortici di colore scuro, quasi nero in casi molto gravi. Assomigliano a un profondo imbuto che va dall'esterno verso l'interno del corpo. In un certo senso, possono essere paragonati per forma e struttura a un foruncolo. La loro presenza nell'aura, tuttavia, è spesso un segno fatale per la vita dell'uomo. La situazione è molto simile per l'aura terrestre. Gli elementi più dannosi che hanno contribuito alla sua impurazione sono i vizi e le trasgressioni dell'uomo, oltre a una tecnologia sbagliata. La situazione è stata anche aggravata dal numero elevatissimo di esseri umani che vivono sulla superficie del pianeta, ma che agiscono in modo sbagliato e fanno pendere l'ago della bilancia verso il lato negativo. Dopo una breve pausa, durante la quale analizzai intensamente le informazioni ricevute, il lama si sentì in dovere di darmi ulteriori spiegazioni in tal senso. L'aura è, infatti, un sottile accumulo di energia e dipende dalla natura predominante delle energie che la compongono. Qui le cose sono relativamente semplici
Se si agisce solo in senso benefico, si accumulano nell'aura energie positive, la cui natura è benefica. Un'aura di questo tipo è luminosa, viva, attiva, radiosa. Ma chi si abbandona ai vizi e persevera in pensieri perversi e negativi, inquina gradualmente la propria aura con energie maligne, la rende spenta, lacunosa, dominata da colori scuri come il verde sporco, il marrone, il rosso scuro e persino zone di grigio scuro e nero. Queste caratteristiche dell'aura sono intimamente legate alle caratteristiche del destino. Poiché l'interazione tra gli esseri umani o tra gli esseri umani e le cose o i fenomeni che li circondano è principalmente un'interazione energetica a livello sottile dell'aura, significa che in virtù di un principio noto, il simile attrae il simile, e questo principio è valido ovunque nella creazione. Pertanto, un essere umano che ha un comportamento malvagio e persino satanico non sarà mai in grado di compiere buone azioni. Per lo stesso motivo non vedrete quasi mai una banda di malfattori andare in chiesa e cercare la compagnia di sacerdoti e santi per pentirsi e trasformare la propria vita. Questi esseri miserabili agiranno costantemente in virtù delle vibrazioni energetiche prevalentemente malvagie che hanno nella loro aura e si associeranno a persone della stessa natura, incitandosi a vicenda a nuove trasgressioni. Come vi ho detto, in questo modo gettano i semi di un destino amaro che dovranno vivere esattamente con la stessa intensità di perdite e sofferenze che hanno causato agli altri. Dovete sapere che ho incontrato persone che sostengono beffardamente che in seguito avranno tutto il tempo per pagare gli errori che stanno commettendo, ho detto. Personalmente trovo che questa sia una visione molto dannosa della realtà. È vero che, nella loro incoscienza e ignoranza, molte persone si lasciano sedurre dalla voce della mente e non del cuore. Ad esempio, alcuni sono tentati di sfruttare al massimo i piaceri della vita in modo egoistico ed egocentrico e di ignorare i semi del male che seminano. Queste persone pensano che avranno abbastanza tempo più avanti nella vita per consumare questi effetti negativi o, in altre parole, per pagarli. Devo dire però che questa è una prova di grande stoltezza. È un po' come dire che si vuole entrare nella melma sporca di un pozzo di fango per poi uscirne e lavarsi. Certo, una cosa del genere è possibile, ma comporterà un grande sforzo e una grande perdita di tempo per ripulirsi dal fango con cui ci si è sporcati. A cosa servirebbe allora un'azione del genere? I meriti che avete faticosamente accumulato per un certo periodo di tempo saranno rapidamente annullati da azioni sbagliate che vi daranno solo una soddisfazione cosiddetta parziale ed effimera. Mi resi conto che una visione così cupa era simile al lavoro di Sisifo e l'unica spiegazione che riuscivo a trovare per coloro che lo facevano era la loro debolezza di fronte alle effimere tentazioni del mondo materiale. Mi sono reso conto che queste danno origine abbastanza rapidamente a emozioni negative nell'essere umano, perché è naturale che preoccupazioni grossolane e basse, come l'avida tendenza al guadagno, al lusso opulento, alla fama e alla lotta per il potere, facciano nascere nell'uomo sentimenti di avidità, insensibilità, meschinità, invidia, egoismo, rabbia o vendetta. Abbiamo chiesto a Re Passundi in che misura tutte queste emozioni negative influenzano l'aura umana. Si tratta infatti di energie sottili con una frequenza vibratoria grossolana. Se non vengono rapidamente rimosse, cioè se non vengono rapidamente scartate e sostituite dal loro opposto, si fissano nell'aura e nei vari organi del corpo, causando disturbi mentali, malattie e gravi patologie. Lo stesso vale per l'aura della Terra, che è profondamente influenzata dall'aura degli esseri umani che vivono sulla sua superficie. Purtroppo, la situazione attuale dell'aura del pianeta è piuttosto critica, perché al momento può essere paragonata all'aura di un uomo gravemente malato. In una situazione del genere, naturalmente deve seguire un trattamento di purificazione e guarigione della malattia. E, come nel caso dell'uomo, anche il pianeta sperimenterà convulsioni o altri fenomeni simili
che gli abitanti della sua superficie percepiscono come fenomeni apocalittici. Non c'è nulla di soprannaturale in tutto ciò, è solo un effetto di controbilanciamento della carica negativa, cioè il karma negativo del pianeta, che ha raggiunto un valore critico e quindi influenza il destino dell'umanità. Ho anche discusso con Elinor alcuni aspetti del destino e credo di aver compreso il meccanismo della sua formazione. Dissi allora a Repasundi. Sì, in linea di principio il processo è abbastanza semplice. Ogni essere umano è caratterizzato da un'energia specifica che determina un certo stato generale della mente e dell'anima. Questo stato generale creerà poi i canali attraverso i quali si manifesteranno alcune tendenze mentali dominanti, che sono correlate ai sentimenti e all'energia che quell'essere umano possiede. Inoltre, le tendenze dominanti genereranno tutta una catena di altre abitudini e tendenze, che struttureranno per la maggior parte il destino futuro di quella persona. Questo spiega perché alcune persone con un'energia grossolana manifestano anche sentimenti e idee grossolane. Non si accontentano delle opinioni che hanno, ma iniziano a giudicare gli altri in base alla propria meschinità, al proprio scetticismo e alla perversità che essi stessi manifestano. Tutto questo accade perché non concepiscono che gli altri possano essere diversi da loro. In queste condizioni, il percorso evolutivo di questi esseri umani sarà difficile e lungo, perché non hanno ancora risvegliato i centri di forza benefica nella loro struttura sottile, e per questo non hanno nulla per sostenere una vita equilibrata e armoniosa. In questo modo si può capire perché certi salti spirituali non avvengono da un giorno all'altro. Nel caso di un essere che sta appena iniziando a risvegliarsi spiritualmente in un'esistenza, gli accumuli di energia spirituale che ha non sono abbastanza grandi, cioè non sono predominanti. Le esperienze e gli stati che sperimenta in tale condizione saranno misti, cioè alcuni saranno buoni, ma la maggior parte saranno cattivi. Questo genererà una continua fluttuazione dell'essere tra poli opposti, dovuta a molti fattori, sia interni che esterni. Per esempio, se nella natura di quell'essere umano ci sono accumuli malvagi, quando entrerà in contatto con un ambiente malvagio ne sarà influenzato e sperimenterà di nuovo stati che gli sono ripugnanti. Un essere eminentemente benefico, invece, non avrà alcuna reazione negativa se si trova nello stesso ambiente negativo. Chi ha anche solo un po' di cumulo maligno nella sua aura sentirà, certo in misura molto ridotta, quell'atmosfera maligna, cioè si renderà conto che l'atmosfera è maligna. Al contrario, un essere totalmente benefico, anche se entra in quell'ambiente inferiore, non lo percepirà come tale. Certo, si renderà conto della sua natura attraverso le reazioni di coloro che vi si trovano, ma non ne sarà comunque influenzato, perché nella sua aura non ci sono focolai o ponti di collegamento con quelle manifestazioni energetiche. Questo è un punto molto importante ed è per questo che voglio che lo comprendiate bene, ha aggiunto Repasundi in tono molto enfatico. Dopo una breve riflessione ho detto: mi rendo perfettamente conto che è essenziale accumulare nella mia aura il maggior numero possibile di energie benefiche ed elevate, che poi porteranno a uno stato di equilibrio e armonia nella mia struttura. Inoltre, questi accumuli che un essere realizza nella sua aura saranno quelli che in seguito daranno il via a tutti i salti che si verificheranno nell'evoluzione spirituale di quell'essere, ha aggiunto Repasundi. Dovete rendervi conto che attraverso l'accumulo c'è sempre la possibilità di fare dei salti evolutivi. È bene che abbiate compreso la necessità dell'accumulo, che deve avvenire a livello dell'aura, esclusivamente in direzione positiva. Allora, come vi ho detto, questi accumuli si sommeranno e genereranno le premesse per il salto spirituale, per l'evoluzione accelerata. La stessa legge vale anche nel caso della regressione spirituale, cioè dell'involuzione, ma in questo caso non si tratta più di un salto, che viene assimilato all'andare avanti, ma di una caduta, di un crollo dell'essere nei geni del male. Finché il male persiste nell'uomo, egli sarà vulnerabile, perché ciò che già esiste in quell'essere attirerà sempre qualcosa di simile. E poi, come faremo ad accumulare meriti ed energie benefiche? Chiesi infastidito.
Ci sono molte possibilità di usare la volontà individuale per annientare gli accumuli negativi. Ad esempio, una di queste possibilità è quella di agire in modo contrario alla tendenza al male che si avverte nell'essere. Se sta per essere colto da uno stato di rabbia e collera, allora dovrà controllarsi e indurre con pazienza uno stato di calma e amore per l'altro essere su cui voleva proiettare le sue energie maligne. Tutto questo comporta uno sforzo, ma dovete rendervi conto che senza sforzo non si può avere successo. Mi sento fiducioso e desideroso di fare uno sforzo, ho detto, improvvisamente di buon umore. Eccellente. Significa che siete ottimisti e che appartenete alla categoria di coloro che hanno già delle predominanze benefiche nella loro aura. I pessimisti, invece, sono coloro che hanno predominanze malefiche, negative, distruttive nella loro struttura energetica. Ero felice di aver compreso questi aspetti fondamentali dell'esistenza e dell'evoluzione nella manifestazione. Espressi poi la mia gratitudine a Re Passundi per la sua pazienza e gentilezza nello spiegarmi quelle verità essenziali che mi sembravano molto semplici. È vero che queste cose possono sembrarvi semplici e ovvie, ma ricordate che potete raggiungerle solo quando vi nutrite di essenza. Annui. Ero impressionato dalla potenza delle parole del Lama, dalla sua calma e dalla sua profonda conoscenza. Le sue parole sembravano affondare per sempre nella mia coscienza, illuminando la mia comprensione. Gli chiesi allora come le divinità dei piani sottili della creazione stessero aiutando l'umanità e l'intero pianeta a superare questa soglia critica della loro esistenza. Anche in questo caso è sempre una questione di scelta delle persone, ha risposto Re Passundi. Le entità angeliche, le divinità e tutti coloro che aiutano a spiritualizzare il pianeta agiscono per convinzione e impulso altruistico, ma il loro aiuto potrebbe essere molto più sostanziale se le persone lo invocassero e lo chiedessero consapevolmente. Questo sarebbe già un importante passo avanti, perché significherebbe che si stanno svegliando dal loro torpore e si rendono conto della decadenza in cui è caduta l'umanità. Le loro preghiere e i loro buoni pensieri contribuirebbero immensamente allo sforzo di purificare l'aura sottile della Terra. D'altra parte, alcune entità sottili nei piani superiori della creazione stanno galvanizzando alcuni esseri umani attraverso insegnamenti o rivelazioni che vengono fatte durante lo stato di sogno. Queste manifestazioni sono così vivide e potenti, tuttavia, che a volte permeano la coscienza di chi le sperimenta in modo ancora più profondo di altri eventi vissuti nello stato di veglia, nel mondo fisico. Ripensai all'immagine che mi era balenata nella mente prima di addormentarmi. Non potevo dire che fosse un sogno, ma chiaramente non era nemmeno la realtà fisica. Esitai per qualche istante se raccontarlo a Re Passundi, ma rinunciai perché Elinor si era appena fermata in un parcheggio posto sul ciglio della strada tra le montagne. Ci siamo rilassati per un po' e abbiamo ammirato il paesaggio mozzafiato che ci circondava. Poi abbiamo fatto uno spuntino con Elinor, che aveva portato le provviste necessarie. Re Passundi si rifiutò di mangiare, preferendo invece passeggiare pensierosa un po' più in alto sul fianco della montagna. Dopo una ventina di minuti eravamo di nuovo in viaggio e poco dopo abbiamo attraversato le montagne per entrare in Transilvania. A quanto pare, sia Elinor che Re Passundi conoscevano il percorso che dovevamo seguire, dato che avevamo deviato dalla strada principale, percorrendo un itinerario verso il versante meridionale dei Monti Apuseni. Per tutto questo tempo ho evitato di chiedere chiarimenti sulla nostra destinazione finale, ma nemmeno il Lama ha accennato a qualcosa di nuovo in questa direzione. Notai che, man mano che ci avvicinavamo agli altopiani lineari e molto ampi tipici dei Monti Apuseni, Re Passundi diventava sempre più silenzioso e concentrato. Anch'io non volli disturbarlo con altre domande, abbandonandomi al corso degli eventi. La jeep aveva da tempo abbandonato anche la strada secondaria e stava percorrendo un sentiero di campagna che si snodava tra diversi villaggi sparsi sulle colline dell'altopiano. Da vicino si intravedevano i primi massicci montuosi, ricoperti da ricche foreste. Ci lasciammo alle spalle un ultimo insediamento di poche case e imboccammo una strada forestale sorprendentemente ben tenuta. A un certo punto, Elinor svoltò a sinistra su una strada piuttosto stretta,
bloccata dopo pochi metri da una barriera di legno. Un cartello di latta arrugginito, che si reggeva a malapena sul braccio della barriera, annunciava che la strada era off limits. Elinor scese dall'auto e spinse via la barriera. Poi si avviò con la jeep lungo la strada, che era un po' più larga dell'auto, viaggiando abbastanza velocemente. Si vedeva che non c'era nessuno da molto tempo, perché la vegetazione era cresciuta liberamente lungo la strada e i suoi bordi. Non si distinguevano nemmeno le classiche tracce di pneumatici dei veicoli di queste zone. La strada attraversava la foresta, in discesa, per circa 1,5 chilometri, e poi diventava profonda. Scendemmo tutti e tre dall'auto. Davanti a me potevo vedere attraverso gli alberi una radura molto ampia che era stata creata dal disboscamento. Gli alberi erano stati abbattuti e rimanevano solo i loro ceppi, parzialmente ricoperti di vegetazione. Da qui proseguiremo a piedi, mi ha detto Repassundi. Sappiate che per un lungo tratto intorno non c'è un grido umano, ma rimarrete incantati dallo scenario fiabesco che attraverseremo. Gli confessai allora che non avevo l'addestramento necessario per attraversare le montagne, dato che l'ultimo tentativo risaliva a più di 10 anni fa. Ma il lama mi assicurò che non avrei dovuto fare troppi sforzi, dato che la strada era facile da percorrere e il pendio relativamente piatto. Tutti e tre uscimmo nella grande radura. Poi ci rendemmo conto che in realtà ci trovavamo proprio sulla cresta della collina che avevamo risalito. Credo però che facesse parte del massiccio montuoso di fronte a noi, perché non era molto più piccolo delle creste ed era collegato ad esse da una valle relativamente stretta e non troppo profonda. Attraversammo la radura e ci dirigemmo verso la montagna, camminando tra l'erba alta e morbida, che stranamente non si era ancora asciugata. Il tempo era caldo e la brezza del vento portava l'odore delle foglie cadute e il profumo della terra fresca. Poi sentii le prime zaffate di un profumo inconfondibile che conoscevo fin troppo bene. Era l'odore di ambra e mirra, che accompagnava sempre lo Yidam. Attirai l'attenzione degli altri due su questo aspetto. Lo so, è con noi da un po' di tempo, rispose Repassundi. Mi ha informato telepaticamente di una certa situazione, ma presto potrete vedere la sua forma fisica. In effetti, nel giro di pochi secondi, lo Yidam si materializzò progressivamente dietro la schiena di Repassundi, davanti alla sua spalla sinistra. Notai che questa apparizione non fu istantanea, ma passò molto rapidamente attraverso 2 o 3 fasi intermedie di compattezza della forma. Prima la sagoma del corpo si manifestò come un vapore diffuso nell'atmosfera, poi la sua forma si intensificò solo in alcune zone, per poi apparire completamente nella fase finale. Anche se avevo visto questo processo qualche giorno prima a casa di Elinor, ma al contrario, il mio stupore era ancora altrettanto grande, solo che ora mi trattenevo dall'esternarlo. L'imponente statura dello Yidam creava in me una sensazione di profonda sicurezza e di fiducia nel risolvere con successo qualsiasi problema. Questa sensazione però durò poco, perché cominciai a notare un fenomeno paradossale che sconvolgeva qualsiasi analisi logica del mio cervello, gettandomi in uno stato di totale incertezza. Tutte le storie fantastiche e le teorie degli scienziati sui piani paralleli non valgono quasi nulla se paragonate all'esperienza diretta di questa verità. Nel mio caso, lo stupore è stato ancora maggiore, perché ho potuto osservare nei dettagli l'intreccio stesso di 2 livelli di realtà, senza che i miei sensi fossero in alcun modo disturbati. Mentre percorrevamo la valle, notai che i bordi dell'orizzonte alla mia sinistra e alla mia destra si scurivano sempre di più, restringendo la visuale che avevo. Ma allo stesso tempo, come per compensare, l'orizzonte di fronte a me sembrava allontanarsi sempre di più, trascinando dietro di sé tutte le forme del territorio. L'affievolimento della luce ai lati era più simile al crepuscolo, offuscando i dettagli di quelle aree che prima erano molto chiare alla luce del giorno. Questa stranissima manifestazione creava la sensazione di trovarsi in un'enorme vasca. Le dimensioni del rilievo, che fino a quel momento erano state interpretate in modo logico dal cervello, diventavano sproporzionate e tendevano addirittura a invertire la loro proiezione ottica. Ciò che era in lontananza era grande, mentre ciò che si vedeva da vicino era molto piccolo.
Ho notato subito che questo creava un evidente stato di confusione nel mio cervello, che generava un senso di paura nel mio essere. Tuttavia, lo sconvolgente cambiamento che percepivo nell'ambiente circostante non avveniva all'improvviso, ma in modo graduale, il che offriva un certo spazio di manovra alla mia capacità di comprensione. È molto strano camminare in un'area e avere la sensazione che la realtà intorno a noi inizia a modellarsi come un cartone animato. Ho scoperto che la prima impressione che si genera nella mente è quella di incertezza. Il cervello analizza molto rapidamente tutte le possibili interpretazioni, ma non individua nulla di simile nelle esperienze precedenti. Cerca quindi di costruirsi un nuovo modello di ciò che percepisce, ma l'estrapolazione non ha successo, perché non vengono rispettate le leggi fondamentali della logica e della fisica dello spazio tridimensionale, che sono la base stessa della sua interpretazione. Così, in brevissimo tempo, il cervello depone le armi, perché ha già esaurito tutte le possibilità. Questo nuovo stato mentale è però inadatto alla condizione mentale ordinaria, perché la mente deve sempre essere occupata da qualcosa, deve sempre avere qualcosa da analizzare. Perciò, nella situazione insolita in cui mi trovavo, si generava automaticamente un acuto senso di paura interiore, che non rappresentava se non la reazione di panico del mio ego alla nuova realtà che stavo percependo. In gran parte questa reazione era dovuta all'istinto di conservazione della vita, che è ancestrale in ogni essere, ma che allo stesso tempo lo lega alla condizione di manifestazione, costringendolo in un certo senso ad aggrapparsi alla vita, all'esperienza, all'esterno. Allo stesso tempo, notavo che in quei momenti ero comunque in grado di osservare lucidamente la sensazione di paura che mi attanagliava e persino di analizzarne rapidamente le cause e l'origine. Questo ha scosso tutto il mio essere, costringendomi a chiarire una situazione di cui non mi ero reso conto fino a quel momento. Mi sono quindi posta la seguente domanda: se, da un lato, ero io a provare la paura e l'angoscia che stavo vivendo, allora chi era che notava questa emozione e questa contrazione di tutto il mio essere? Dovevo riconoscere che non si trattava di qualcuno di estraneo, poiché ero io stesso a sperimentare la paura e potevo dire con certezza che ero anche io a osservarla con distacco. Ma se la prima sensazione creava un acuto stato di contrazione e di disagio in tutto il mio essere, la seconda mi calmava e mi sollevava, dandomi grande fiducia e sicurezza. Mentre ero profondamente assorto in queste riflessioni, Re Pasundi si rivolse a me senza alcuna presentazione, come se stessimo continuando una vecchia discussione. Le vostre osservazioni interiori sono corrette, ma la confusione non è del tutto scomparsa. Siete molto vicini a fare un salto significativo nella coscienza e nella comprensione delle complesse relazioni tra ciò che è reale e ciò che è falso. È un ottimo momento per rendersi conto che il mondo fenomenico è così strutturato da risucchiare tutta l'attenzione umana nella direzione sbagliata dell'interpretazione. È un atto magico, un eccellente atto di illusionismo cosmico. Apparentemente nessuno e niente potrebbe convincere gli esseri umani che la realtà in cui vivono non è esattamente come la percepiscono. Ma, come potete vedere voi stessi in questo momento, questa convinzione è sbagliata. Tutte le credenze e i pregiudizi dell'uomo sulla materia e sulle leggi della fisica classica si stanno rivelando false e inoperanti. Il problema è che nel corso delle sue innumerevoli esistenze, l'essere umano ha gradualmente rafforzato queste false credenze e pregiudizi in un nodo centrale che crede rappresenti la sua individualità. Non capisco bene, ho detto. Penso di essere ciò che non sono. Esattamente. Ma non siete solo voi. È ogni essere della creazione, con diversi gradi di intensità. Maggiore è l'ignoranza, più l'uomo è invischiato in questa illusione, dalla quale è molto difficile uscire. Analizzate attentamente la percezione interiore che avete appena avuto. È un buon inizio. Può dirmi a quale delle due identità si è avvicinato finora? Non mi è stato difficile capirlo, quindi ho risposto subito. Naturalmente, quella che mi ha fatto provare paura. Sembra molto più forte, più vicino a me. Quale io?
Definiscilo, mi chiese il lama. Mi resi improvvisamente conto di non avere un'idea molto chiara di chi o cosa sono veramente. La prima tendenza è stata quella di associarmi al corpo, ma persino io che stavo appena iniziando a comprendere alcuni aspetti iniziatici, mi sono reso conto che tale idea era in realtà un'aberrazione. Come potrei essere, nella mia essenza, questo corpo se non posso esserne consapevole in ogni momento? Non più tardi di qualche giorno fa mi sono reso conto che, pur essendo perfettamente lucido, non avevo ancora la consapevolezza del mio corpo. La percezione del corpo, né lo volevo. Lo stato di profondo rilassamento e dilatazione che mi era stato indotto dal lama e dallo yidam mi aveva portato a trascendere la sensazione corporea, che è molto limitata. Tuttavia, continuavo a sapere fin troppo bene di esistere, ma non come forma e consistenza fisica e materiale. Cerca la risposta, mi ha esortato Re Pasundi. Questa è l'essenza dell'esistenza. Ogni volta che si presentano situazioni contraddittorie, analizzate attentamente le cause che le hanno determinate. Non ci possono essere due verità in una. Ecco perché dovete capire bene qual è l'aspetto falso. Il principale vantaggio che ne deriva è che non sarete più ingannati da quell'aspetto e non potrà più influenzare la vostra esistenza come ha fatto finora. Se, ad esempio, avete capito profondamente che la vostra vera identità non è questo corpo, ma una realtà molto più sottile, allora potete essere certi che non vi troverete più di fronte a tutta una serie di atteggiamenti e percezioni false e inutili. In primo luogo, la paura della morte scomparirà gradualmente. Poi non presterete più eccessiva attenzione alla forma esteriore del corpo. Alcuni atteggiamenti orgogliosi si attenueranno e addirittura scompariranno e diventerete meno egoisti. Ma attenzione, perché questo è solo uno stadio del divenire e non bisogna fermarsi a questo stadio di analisi. Le sue profondità sono insospettabili. Mentre Re Pasundi pronunciava le sue ultime parole, notai che sopra le forme del territorio che stavamo attraversando cominciò ad apparire un altro paesaggio, che all'inizio era come una proiezione cinematografica sovrapposta alla realtà fisica in cui esistevamo. Sebbene l'immagine di quella proiezione fosse sfocata, mi resi conto che si trattava ancora di un paesaggio montano, ma molto più roccioso. Potevo vedere che sul terreno su cui camminavo c'erano l'erba e la vegetazione dei monti apuseni, ma allo stesso tempo vi si sovrapponeva, in un aspetto nebuloso, l'immagine di una strada brulla di pietra di montagna che si snodava tra due pendii rocciosi. Mi fermai e mi asciugai gli occhi per allontanare il miraggio. Anche loro tre si fermarono, guardandomi. Nessuno disse nulla e anche il tempo sembrò fermarsi. Mi guardai intorno. Il crepuscolo ai lati si era intensificato, salendo molto verso lo zenit, e davanti a me le gigantesche cime di una montagna di pietra si stagliavano sempre più chiaramente sulle cime molto più basse dei boscosi monti apuseni, verso i quali ci stavamo dirigendo. L'intreccio delle due realtà creava un'ambiguità e persino un senso di incertezza sul terreno che stavamo calpestando. Anche l'immagine del cielo cambiava di momento in momento. Il suo colore azzurro e il sole splendente che potevo vedere fino a quel momento erano sempre più invasi da una spessa coltre di nuvole scure e marroncine, che però non erano ancora riuscite a coprire l'intera immagine del sole nella mia realtà. La vista era davvero mozzafiato e allo stesso tempo magnifica. I raggi del sole del mondo in cui mi trovavo trafiggevano a tratti la minacciosa coltre di nubi della realtà che vi si sovrapponeva e poi si diffondevano in bellissime forme tronche sulle pendici delle montagne in lontananza. La maestosità di quello spettacolo unico è difficilmente descrivibile a parole. Ero sopraffatto, ma tuttavia non avevo perso il mio autocontrollo. Invece di fare sforzi disperati per capire cosa stesse realmente accadendo, decisi di osservare con la massima calma e il massimo interesse possibile quella stupefacente trasformazione del rilievo, o meglio della realtà in cui mi trovavo. La sostituzione del vecchio paesaggio con la nuova proiezione spaziale, quella della valle arida e rocciosa, era quasi completa. Potevo ancora vedere solo deboli influssi di luce solare e qua e là
macchie color verde pastello di vegetazione a Puseni. Ma queste diventavano sempre più sbiadite, lasciando completamente il posto al nuovo scenario spaziale, molto più aspro e selvaggio, in cui mi trovavo. All'inizio si trattava solo di un'impressione vaga, ma dopo aver completato la traduzione, fui sconvolto dallo stupore. La zona montuosa in cui ci trovavamo era la stessa che mi era balenata nella mente prima del viaggio. Questo è un momento importante della vostra esistenza, che vi aiuterà a rendervi conto che i fenomeni sono relativi nella manifestazione. Allo stesso tempo, vi convincerete che meditando profondamente sulla loro natura effimera, potrete ottenere un controllo quasi magico della realtà in cui vivete. Allora sarete in grado di determinare a vostro piacimento cambiamenti o traslazioni parallele dei mondi della creazione, se ciò dovesse essere necessario in un determinato momento. Re Pasundi parlò lentamente, in tono serio, guardandomi negli occhi. Ho visto questo posto ieri sera. Mi è venuto in mente appena ho chiuso gli occhi, dissi un po' sconcertata. Non sapevo cosa significasse e anche adesso non capisco di più. Siete stati sostenuti in questo modo perché lo shock attuale non fosse troppo grande, ha spiegato il lama. È una zona alta, in una delle montagne del Tibet. Rimasi a bocca aperta. Siamo in Tibet adesso? Balbettai. Sì, la traduzione è completa. Ma non si preoccupi, il processo è reversibile, mi ha rassicurato il lama. Ma ancora non capisco. Perché tutto questo? Perché era necessario essere proiettati qui? Perché siamo vicini alla meta del nostro viaggio e perché mi è stato suggerito di farlo. Mi guardai intorno, osservando il terreno aspro, sassoso e secco. Secondo i miei calcoli, eravamo a più di 4.000 metri sul livello del mare. Il vento fischiava a raffiche lungo la valle e l'aria era molto fredda, quasi pungente. Non c'erano sentieri e non si vedevano segni di vita, a parte qualche lichene in quello che un tempo poteva essere stato il letto di un fiume. Ora era completamente asciutto e pieno di ghiaia colorata. Qua e là si vedevano frammenti di ghiaccio e sui pendii della valle dove ci trovavamo la neve era un nevischio intenso. La topografia della zona assomigliava a una sella e di fronte a noi c'erano due cime grandiose, coperte di neve in cima. Senza dubbio il paesaggio era impressionante, anche se l'atmosfera era un po' nebbiosa. In uno strano modo sentii che la mia presenza in quel luogo era in qualche modo attesa e improvvisamente avvertii una forza interiore che non capivo. Ho poi collegato intuitivamente quel formidabile senso di determinazione e volontà che sentivo dentro di me con l'austerità e la forza sottile che emanava il luogo in cui mi trovavo. Anche se a prima vista le condizioni erano molto dure e inospitali, mi resi conto in seguito che il paesaggio aveva la qualità di pulire sia la mente che il cuore. E questa improvvisa purificazione diede luogo a un forte senso interiore di mascolinità, forza e virilità. Quella terra desolata e montuosa, che inizialmente tendevo a considerarla poco accogliente, ora mi attraeva come una calamita e suscitava in me una struggente nostalgia di cui non conoscevo l'origine. Dobbiamo andare. La voce di Re Pasundi suonava stranamente vicina e distinta, anche se la valle era piuttosto ampia. Ho avuto un sussulto e ho inavvertitamente stretto il maglione intorno al corpo. Tuttavia, la temperatura dell'aria era molto meno fredda di quanto sarebbe stato normale a quell'altezza e con quel tempo. Ho chiesto al lama come fosse possibile. Questo è uno dei contributi dello Yidam. Lui personalmente non avrebbe avuto bisogno di una struttura del genere, ma ha pensato che in questo modo avremmo potuto resistere meglio. Guardai con gratitudine lo Yidam. Il suo corpo enorme si mescolava perfettamente con il paesaggio e non mi fu difficile capire che un dio può superare con facilità anche le condizioni terrene più avverse. Alcuni luoghi delle montagne del Tibet sono molto speciali perché hanno una carica sottile particolare, continuava a dirmi Re Pasundi. Sono misteriosi perché possono facilitare la manifestazione di fenomeni speciali, a volte anche spontanei. Nel nostro caso, la traslazione spaziale è stata un atto della mia volontà.
ma ho diretto il fenomeno in modo tale che tu avessi il tempo di osservarne attentamente le caratteristiche e di abituarti almeno in parte alle nuove condizioni. Abbiamo viaggiato nel tempo, chiesi con una punta di preoccupazione nella voce, pensando che se avevo ancora una possibilità di tornare a casa dopo una traslazione spaziale, uno spostamento temporale che non fosse andato troppo bene, sarebbe stato fatale da quel punto di vista. No, non era necessario, ha risposto Repasundi. Ma questo non significa che non sia possibile, aggiunse subito. Anche se apparentemente distinte, le energie sottili dello spazio e del tempo si intrecciano e determinano le caratteristiche principali della realtà circostante. A un certo livello di progresso spirituale sarà possibile controllare queste energie a piacimento. Tuttavia, ciò non avviene affatto a caso, ma solo in pieno accordo con l'armonia e l'equilibrio energetico di quell'area dell'universo. Tuttavia, per quanto ne so, la scienza attuale non è d'accordo con queste idee, almeno da un punto di vista pratico. Questo è il dramma dello scienziato contemporaneo, ha detto il Lama. Anche se ha fatto dei progressi teorici, tende a sopravvalutare i suoi sforzi, e questo è un tratto pericoloso, perché limita la sua libertà di coscienza. I risultati teorici e le ipotesi possono essere stimolanti, ma anche frustranti. Qui, come in altre occasioni, è l'arroganza dell'idea di supremazia a resistere. L'uomo pensa di aver raggiunto l'apice quando, in realtà, è solo all'inizio del cammino. Camminavo con cautela tra le rocce appuntite, facendo attenzione a non tagliarmi le scarpe. Attraversammo la valle in direzione delle due cime davanti a noi. È una zona dove la gente passa spesso, chiesi, desideroso di sapere se avremmo incontrato qualcuno lungo il percorso. Repassundi scosse la testa di no. Questa montagna è sottilmente protetta. Pochissimi pellegrini vi hanno accesso, e solo per grazia e benevolenza di alcune alte divinità. E le cime di fronte a noi non possono essere scalate. Il passaggio al di là di essi è attraverso un luogo segreto che solo poche persone conoscono. Ci si trova al confine tra due mondi molto diversi. Andiamo anche noi in quel posto segreto, chiesi pieno di speranza ed eccitazione. Sì, ma non passerete oltre, non ora. Gli eventi devono accadere in una determinata sequenza per garantire la continuità storica di un essere e, per estrapolazione, di tutta l'umanità. C'è un tempo per ogni cosa e probabilmente conoscerete l'altro regno in un futuro non troppo lontano. Ero un po' deluso, ma allo stesso tempo confuso. Chiesi con un barlume di speranza. Cosa c'è oltre queste vette? Che tipo di regno è e da chi è abitato? Repasundi non mi rispose, ma continuò a camminare senza guardarmi. Dopo un po' lo interrogai di nuovo. Se non passiamo dall'altra parte, almeno dimmi dove andiamo adesso. La mia domanda era giustificata, perché eravamo già arrivati ai piedi delle due cime semicircolari. La loro altezza era vertiginosa, ma l'impressione più forte derivava soprattutto dal fatto che la parete rocciosa era praticamente verticale e quasi liscia, senza alcuna crepa. In quel momento capii perché Repasundi aveva detto che le cime non potevano essere scalate. E ha ragione, perché formavano una barriera praticamente invalicabile. Il lama si mise davanti al gruppo e ci guidò verso destra. Cominciammo a salire obliquamente sul pendio relativamente dolce, che si estendeva fino alla base dell'enorme parete di roccia. Alle nostre spalle, la valle che avevamo percorso era quasi scomparsa, coperta da una fitta nebbia e dalle ombre del crepuscolo. Improvvisamente, dietro una rupe, apparve una nicchia nella massiccia parete rocciosa della montagna. Mi fermai come folgorato. Una paura vaga ma abbastanza intensa si era impadronita di me, senza riuscire a determinarne la vera causa. Pensai che fosse dovuta all'enigmatica apertura nella montagna. La nicchia era molto stretta, larga poco più di una spalla, e dall'esterno appariva completamente buia. Ma la sua altezza era notevole, superava gli 8 metri. Sembrava una fenditura nel corpo massiccio della montagna e suggeriva l'esistenza di misteri insospettabili dietro di essa. Mi fermai pochi metri prima dell'apertura scura nella montagna e chiesi a Repasundi se quello era il posto per attraversare. Era arrivato proprio vicino all'ingresso. Si girò verso di me e rispose: «Sì,
Questo è il passaggio segreto del passaggio, ma vi ho detto che questa non sarà l'esperienza che farete oggi. Dovete avere pazienza e discernimento. Lo Yidam si avvicinò alla nicchia della montagna, aspettando dietro Re Pasundi. Persino lui, con la sua imponente statura, sembrava minuscolo rispetto alla maestosità di quella gigantesca parete di roccia. Ora saremo solo io e lo Yidam a entrare nella nicchia, mentre voi ci aspettate qui. Non ci vorrà molto. Dicendo questo, scomparve all'interno dell'apertura, seguito da vicino dallo Yidam. Per adattarsi alle sue spalle larghe, aveva dovuto spostarsi un po' di lato. Improvvisamente, il paesaggio circostante sembrò molto desolato e persino minaccioso. Era improvvisamente silenzioso e persino il vento aveva smesso di soffiare. Guardai Elinor, era calma e spensierata, dando l'impressione che non fosse la prima volta che affrontava una situazione del genere. «Hai mai seguito questo percorso prima d'ora?» le chiesi, sperando di ottenere un appiglio che mi rafforzasse. «No, non qui, ma sono stata con Re Pasundi in altre zone simili, sull'Himalaya e sulle Ande in Perù. Mi sentii impotente. Mi sembrava di essere stati abbandonati lì per sempre. In quella zona sconosciuta, completamente isolata dal mondo civilizzato, avevamo poche possibilità di sopravvivere. Il panico mi attanagliava al pensiero di morire congelati, senza riparo né cibo. La notte stava scendendo rapidamente sulle creste innevate ed Elinor e io aspettavamo ai piedi del massiccio incredibilmente alto, incerti se avremmo trovato soccorso da qualche parte. Anche se fossimo sopravvissuti in qualche modo, saremmo finiti in un villaggio tibetano, sperduto tra le creste delle montagne, senza mezzi di comunicazione o di trasporto. Nella migliore delle ipotesi, se non fossi stato gettato nelle prigioni cinesi, sarebbero passati anni prima di tornare a casa in Romania. Ho raccontato anche a Elinor le mie fosche prospettive, ma lei ha riso di cuore, spiegando che l'aria sottile doveva creare qualche scherzo dell'immaginazione. «Certo che non ti interessa, hai solo 2000 anni di vita, ma vorrei sfruttare al meglio il tempo che mi resta», dissi, affranto. Tuttavia, mi resi conto abbastanza lucidamente che aveva ragione. L'aria molto forte, anche se sottile, aveva esacerbato alcune funzioni mentali che si erano scatenate al primo segnale d'allarme. Questa consapevolezza da parte mia fu sufficiente a riportarmi a un normale stato di comprensione e apprezzamento della situazione. In quell'occasione dissi a Elinor che avrei dovuto fare altri viaggi di questo tipo per abituarmi ai rigori della montagna. Mentre ci scambiavamo alcune impressioni sull'argomento, Re Pasundi e lo Yidam uscirono dall'apertura buia della montagna, facendoci segno di avvicinarci. Arrivammo vicino all'enorme nicchia, ma non riuscii a scorgere nulla attraverso l'oscurità. Le pareti all'ingresso erano leggermente irregolari e tagliate nella roccia della montagna, in una semplice forma geometrica di rettangolo, che era molto più alto in altezza che largo. Avvicinandomi alla parete rocciosa, provai un forte senso di eccitazione, perché lì percepivo qualcosa di enigmatico, qualcosa di profondamente misterioso, di cui non sapevo assolutamente nulla. Re Pasundi mi guardò con grande gentilezza e disse: «Ora entrerete in questa montagna e troverete la risposta alle vostre domande sullo scopo del vostro viaggio. Il momento è importante perché innescherà una serie di azioni positive nella valanga attraverso un innesco essenziale che vi coinvolgerà. Non temete, saremo con voi per qualche tempo». Dicendo questo, Re Pasundi prese la mia mano destra e mi fece segno di seguirlo. Con una stretta al cuore mi addentrai nell'impenetrabile oscurità della montagna, la grotta sacra. Dietro di noi venivano lo Yidam ed Elinor. Non appena entrammo nell'apertura della montagna non vedemmo più nulla, ma dopo qualche secondo mi resi conto che il viottolo era approssimativamente a forma di S. All'inizio curvava verso destra e poi a sinistra. Quando entrai in quest'ultimo tratto, vidi improvvisamente davanti a me, a meno di 3 metri di distanza, un'enorme apertura illuminata. Entrai in una grande grotta, il cui soffitto era un po' più alto della nicchia da cui ero entrato. Era probabilmente una decina di metri sopra il pavimento di quella grotta.
Fin dall'inizio fui colpito da un elemento particolare. La grotta era discretamente illuminata di un gradevole colore azzurro, ma non riuscivo a vederne la fonte. Un'altra cosa che attirò la mia attenzione fu la temperatura dell'aria. Era quasi calda rispetto all'atmosfera esterna, accogliente, e il magico bagliore delle stalattiti e delle pareti rocciose creava un'atmosfera fiabesca, arricchita dal suono discreto di una piccola sorgente cristallina. Seguii con gli occhi il percorso della sorgente e vidi che scorreva tra le formazioni rocciose del terreno, scomparendo sotto la parete di destra. La grotta si addentrava nella montagna per un tratto relativamente breve, non più di 10-12 metri. Poi si restringeva un po' e curvava in un corridoio a sinistra, ma da dove mi trovavo non potevo vedere altri dettagli. Quello spazio sotterraneo emanava un senso di grande purezza e una certa raffinatezza che non riuscivo a definire meglio. Tutto il mio essere era pervaso da un'emozione delicata e mi sentivo come se fossi stato sollevato a un livello superiore di esperienza e comprensione. È relativamente difficile per me descrivere la sensazione molto speciale che provai allora nel profondo del mio essere, ma il paragone più vicino mi sembra quello di un fruscio continuo e molto delicato che sentii ovunque nel mio corpo. Re Passundi mi esortò a fare qualche passo avanti, mentre lui, insieme allo Yidam e a Elinor, rimase all'ingresso. Ci avvicinammo a una formazione rocciosa un po' più grande, ricoperta di minuscoli cristalli di quarzo che scintillavano multicolori. Ero nervoso, non sapendo cosa aspettarmi. Quei momenti sembravano lunghi come ore e un'incomprensibile impazienza cresceva dentro di me. All'improvviso il mio battito accelerò e tutto il mio corpo si sentì caldo. La mia mente fu trascinata in un vortice e tutto ciò che mi circondava sembrava chiudersi su di me, vorticando a grande velocità. Poi, all'improvviso, l'atmosfera si calmò e mi sentii come se fossi tornato da un lungo viaggio, anche se la mia eccitazione era probabilmente durata solo pochi secondi. Ero in pace, una profonda pace interiore. Poi vidi la dea. Apparve all'improvviso dal passaggio della grotta, camminando verso di me con passi lenti. Mi rendo conto che non sarò mai in grado di descrivere fedelmente a parole ciò che provai in quei momenti unici. Siamo abituati a vivere in una realtà molto limitata, che non ci offre la gamma molto più ricca e sfumata di esperienze e sensazioni dei mondi, al di sopra del piano fisico. La mente dell'uomo comune è così contratta alle dimensioni in cui vive e agli interessi che ha, che quando si trova di fronte a una realtà che va oltre la sua portata, tende a bloccare e persino a rifiutare ciò che percepisce. Fortunatamente avevo già attraversato queste fasi in alcuni momenti precedenti, quindi avevo una certa esperienza. Ma in questo caso la situazione era diversa. Per la prima volta nella mia vita avevo incontrato un essere che ovviamente proveniva da un altro mondo, di cui non avevo idea. Tuttavia capii subito che si trattava di una divinità molto elevata. Non saprei spiegare bene come lo sapevo. Probabilmente il suo aspetto insolito, unito all'emozione molto intensa che provai quando vidi il suo volto, unito a una certa consapevolezza che avevo informazioni sul pantheon delle divinità orientali, con le loro rappresentazioni iconografiche, in qualche modo si fuse nel mio subconscio per arrivare a una conclusione definitiva e molto chiara. O forse si trattò di una trasmissione telepatica molto potente che provocò una profonda convinzione nel mio stesso essere. Qualunque fosse la causa, sapevo di essere in presenza di una dea. Guardai con stupore mentre si avvicinava sempre di più a me. La sensazione che ebbi in quel momento fu che si avvicinasse lentamente, come trasportata dalle onde, anche se potevo vedere fin troppo bene come calpestava il terreno. Più si avvicinava, più aumentava la pressione sul mio corpo, quasi spingendomi all'indietro. Il mio cuore batteva all'impazzata e sentivo il sangue scorrere nel mio corpo. Sentivo che tutto intorno a me si espandeva e diventava più luminoso, più chiaro. L'aspetto della dea era inquietante. Nessuno poteva rimanere indifferente al suo aspetto mozzafiato e non poteva resistere al suo sguardo intenso. Era molto alta per una donna
Il suo corpo doveva essere alto quasi 2 metri, ma la sua armonia era perfetta. Non avevo mai visto nulla di così incantevole, che mi desse la sensazione certa della perfezione delle forme. Ancora adesso, mentre scrivo tutto questo, l'immagine della dea è così vivida nella mia mente che, solo proiettandomi mentalmente indietro, a quei momenti straordinari che ho vissuto, vedo tutto nei minimi dettagli, esattamente come l'ho percepito e vissuto allora. La sua altezza imponente era accompagnata da una straordinaria radiosità che emanava quasi visibilmente. Avevo notato qualcosa di simile nello Idam, quando avevo visto l'aria vibrare intorno al suo corpo. Ora, però, quella misteriosa radiazione sembrava emanare dal corpo della dea come dei raggi, anche se non erano raggi di luce. Era più simile a una vibrazione sottile e nascosta, ma proprio per la sua profondità diventava più penetrante. Probabilmente la forza e l'energia fenomenale che emanava intorno a me creavano una sensazione di pressione e mi spingevano all'indietro. Era davanti a me, a meno di 1,5 metri. Ero sopraffatto. Alzai gli occhi e guardai il suo volto, ma nello stesso momento sapevo di non poter resistere. La sua bellezza stupefacente e ultraterrena mi bloccò il respiro. Quegli occhi incredibili mi fissavano con uno sguardo che mi trafiggeva il cuore e l'anima fino ai più profondi recessi. Non avevo mai creduto che la bellezza delle forme potesse avere un tale impatto sulla coscienza umana. Capivo benissimo che si trattava di una combinazione tra lo splendore dorato della dea e la forma del suo corpo e della sua figura, che incarnavano la perfezione. Tuttavia, l'impressione creata dalla sua bellezza e dalla sua impareggiabile purezza mi tolse effettivamente il fiato. Mi appoggiai involontariamente con la mano sinistra alla roccia accanto a me e riuscii a malapena a contenere il tremito del mio corpo. Il mio respiro era affannoso e riuscivo a malapena ad aprire gli occhi. Anche se non c'era una luce accecante, quando guardavo il suo volto, mi si fermava il respiro e mi sembrava di perdere i sensi. Per questo avevo socchiuso gli occhi, guardandola dalla vita in giù. So con certezza che un'esperienza così unica deve essere vissuta per comprenderla appieno e percepirne tutte le sfumature. Le descrizioni mi sembrano povere, insignificanti, rispetto alla formidabile impronta emotiva che ho vissuto allora. L'impatto visivo e la sottile energia con quell'essere ultraterreno si rivelarono molto più potenti della forza della mia ragione. Non mi sono più chiesto se ciò che vedevo fosse reale o meno, se stessi sognando o se stessi vivendo un'esperienza vera, se ciò che percepivo in quel momento rientrasse o meno nei margini della conoscenza scientifica attuale. La presenza della dea era così vivida e travolgente che qualsiasi divagazione o ripensamento non trovava posto nella mia mente. Tutto il mio essere era riempito fino a traboccare da quell'impareggiabile impressione di indescrivibile bellezza ultraterrena. Mi rendo conto che la mia descrizione non può cogliere nemmeno in parte le percezioni che ho provato in quel momento e che i miei sforzi in questo senso non saranno mai sufficienti. Tuttavia, cercherò di cogliere alcune caratteristiche generali che possano dare un'idea approssimativa dell'aspetto sorprendente della dea. Era diversa da qualsiasi altra razza umana conosciuta. La sua pelle era di colore blu, persino sfumata di blu scuro. Era molto liscia e risplendeva in modo sublime nei riflessi della luce e dei cristalli della grotta. Questa era la caratteristica principale del suo corpo, che creò fin da subito un'impressione sconvolgente nella mente. Tuttavia, se il mistero che emanava dalla creatura della dea si fosse limitato a questo, credo che avrei potuto affrontare abbastanza bene l'incontro. Ma l'aspetto del tutto insolito della sua pelle era straordinariamente amplificato dai tratti sorprendentemente belli del suo viso e soprattutto dai suoi occhi divini e celestiali. Potrebbero essere paragonati a due fiamme intense che sottomettono tutto ciò che incontrano. Ciò che in noi è la parte bianca dei bulbi oculari
Nella dea era di un giallo brillante, quasi scintillante, e la sua iride era verde scuro. Questa stupefacente combinazione di colori creava una formidabile impressione ipnotica. La luminosità degli occhi era amplificata dal blu della pelle, ma allo stesso tempo l'intero volto della dea era come illuminato dal loro misterioso e scintillante splendore. L'impressione dei suoi occhi fu così sconvolgente che per i primi momenti la sensazione fu di paura paralizzante per tutto il corpo. Solo più tardi, con un pizzico di lucidità, riuscii a rendermi conto della compassione e della gentilezza che il suo sguardo esprimeva in profondità. Per qualche istante, la mia iniziale cecità mi impedì di giudicare con naturalezza, trascinandomi nei sentimenti limitanti della paura e dell'autoconservazione. E questa volta fui aiutato a superare quel momento difficile, ad avere una corretta percezione della situazione. Incapace di fare qualsiasi movimento, quasi soffocato dall'impatto della bellezza della dea su di me, mi appoggiai zoppicando alla massiccia pietra accanto a me. Poi lei si avvicinò ancora di più a me. Come in un film al rallentatore, percepii i dettagli che si impressero con grande forza nel mio subconscio. Tutti i miei sensi si acuirono e il tempo sembrò rallentare. Mi sembrava di vivere in un altro mondo, ma ero ancora molto lucido. Poi sentii il calore del suo corpo, che mi avvolse e creò forse la più piacevole sensazione di benessere che avessi mai provato. Era come una brezza leggera che sembrava penetrarmi, annullando le contrazioni psicomentali che stavo involontariamente manifestando. Contemporaneamente percepii l'odore del corpo della dea. Se in presenza dello Yidam ero rimasto piacevolmente sorpreso dall'odore sacro che diffondeva, in presenza della dea rimasi sconvolto dalle incredibili sfumature del suo profumo e dalla sua straordinaria purezza. Migliaia di fiori sembravano riuniti nello stesso luogo, ma era molto di più. Era il profumo di uno spazio sacro, di misteri che non possono essere raccontati, di una realtà molto al di là del nostro mondo, al di là della descrizione. In un certo senso era un odore intuitivo, ma non rimaneva lo stesso per molto tempo, diventava sempre un altro, o come un profumo sublime e ben definito, o come una combinazione di sfumature olfattive. Questa percezione sconvolse completamente ciò che era rimasto intatto nel mio essere. Non saprei spiegare perché accadde, ma sentii che in quel momento mi ero totalmente abbandonato alla dea, in un impulso frenetico di amore incondizionato e di adorazione sfrenata. L'odore divino del suo corpo, che era molto vicino a me, suscitò in me un bagaglio inaspettato di ricordi ancestrali, scorci di sensazioni indefinibili, strane immagini che non avevo mai identificato in vita mia. Era come un'esplosione di sensazioni e percezioni molto profonde, che sentivo mi avvicinavano in modo misterioso e vertiginoso a quell'essere divino. Alzai di nuovo gli occhi e guardai il suo viso di una bellezza incantevole. Per avere un corrispettivo nel nostro mondo, direi che i suoi tratti erano una combinazione di quelli delle razze europee e asiatiche, ma in più c'era qualcosa di difficile da definire che non era terreno. Il volto della dea irradiava una nobiltà senza pari, un'aria principesca, ma non nel senso dell'arroganza e della superbia, bensì in quello della saggezza e della fermezza. Le proporzioni di naso e bocca erano perfette e le sue labbra rosse emanavano una sensualità quasi tangibile. Il suo sorriso fine e delicato mostrava il candore di denti perfetti e metteva in risalto gli zigomi leggermente prominenti. I suoi splendidi occhi erano grandi e molto ampi e le sopracciglia nere leggermente arcuate ne sottolineavano ulteriormente la forma perfetta. I suoi lunghi capelli neri cadevano lisci quasi fino a metà schiena, brillando come una fata nella luce blu della grotta. La sua fronte era libera, ma al centro di essa potevo scorgere una linea verticale lunga circa 5 centimetri, di un viola scuro e fosforescente. Notai che la pelle del suo viso aveva una sfumatura più chiara di blu, mentre il suo collo perfetto era quasi bluastro.
Forse era solo una mia impressione, creata dalle radiazioni luminose e inquietanti che emanavano dai suoi occhi. La dea indossava un semplice velo semitrasparente, di colore verde chiaro, che si fondeva meravigliosamente con il colore della sua pelle e con quello delle sue iridi. Il velo era intricatamente drappeggiato sulla spalla destra e legato in vita con un filo dorato. La stoffa color acqua del velo rivelava con discrezione la splendida forma dei suoi grandi seni e la pelle scintillante delle sue cosce blu scuro. La dea avvicinò la sua mano destra al mio collo e mi toccò leggermente alla base. Poi, immediatamente, fece lo stesso gesto con la zona al centro della mia fronte e poi con la corona della mia testa. Potevo vedere da vicino le sue dita delicate, con le unghie color rosso scuro, e il suo braccio teso, in un gesto molto naturale. Splendidi braccialetti d'oro tempestati di rubini si muovevano lentamente sul suo polso, producendo uno scintillio di cristallo. Al centro del braccio nudo portava un altro braccialetto d'oro, ma questo era più largo e incrostato di zaffiri. Anche le caviglie delle gambe erano ornate da sottili bracciali d'oro, ma senza pietre preziose. Al collo portava invece una collana di rara bellezza, fatta di smeraldi e perle bianche che brillavano sulla sua pelle azzurra. Nel momento in cui mi toccò con le dita, un lampo interiore mi attraversò la spina dorsale. Pensai di svenire, ma non fu così. Ero in piedi nello stesso posto, ma non sentivo il mio corpo. Era come se un intorpidimento generale si fosse impossessato di me, anche se la mia mente era molto chiara. La forte sensazione che provai in quel momento fu di fuga, di grande libertà. Ero piccola e allo stesso tempo ero molto grande. Dopo pochi istanti, quando mi toccò la fronte, sentii un colossale turbine. Ero irresistibilmente inghiottito da questa sensazione interiore che mi sollevava sempre più in alto, con velocità vertiginosa. Poi sentii una vibrazione molto elevata, che diventava sempre più forte e attirava immediatamente la mia attenzione. Potevo sentire quella vibrazione in ogni atomo del mio essere e avevo l'impressione che rappresentasse qualcosa di fondamentale, una gigantesca base di sostegno. Volevo immergermi senza ritegno in quell'oceano di suoni che sentivo riempire tutto, ma poi la dea mi toccò la testa. Un tremendo tuono invase il mio essere, insieme a un'accecante esplosione bianca. Non riuscivo a capire se ero in aria o a terra. Vedevo solo una luce bianca che brillava come una stella sopra la mia cresta. Di tanto in tanto, da quella stella partivano lampi di luce arcobaleno multicolore che si dissolvevano in uno spazio che non riuscivo a definire. A poco, la luce bianca cominciò a contrarsi, lasciando il posto ai dettagli della grotta. In pochi secondi tornai alla normalità, ma la luce rimase focalizzata su un piccolo punto appena sopra la corona della mia testa. Non potevo vederlo, eppure sapevo che era lì. Sentivo la sua presenza come una sensazione di freschezza estremamente piacevole, che si diffondeva fino alla nuca. Ero molto vicino alla dea e la guardavo contemplativamente, rendendomi conto che grazie alla sua volontà ero in grado di sostenermi senza perdere conoscenza. In quel momento iniziò a parlarmi. Non dimenticherò mai quella voce e le sue straordinarie inflessioni. C'era una grande differenza tra la voce dello Yidam e quella che sentivo allora. Come posso descrivere in modo credibile una voce che in realtà suona come molte voci, in chiavi diverse, ma che allo stesso tempo rimane perfettamente unificata? Sebbene la dea fosse in piedi a meno di 1 metro di fronte a me, mi parlasse di rado e mi guardasse negli occhi, percepivo la sua voce come se provenisse da lontano e da tutte le direzioni contemporaneamente. Ad una fredda analisi, quella non era una voce umana. Arrivava alle mie orecchie come se fosse raddoppiata o addirittura triplicata, ma queste sovrapposizioni erano molto leggermente decadute e avevano altezze diverse, così che l'effetto complessivo era molto strano e insolito.
All'inizio ebbi il riflesso di guardarmi intorno per cercare la fonte delle voci che percepivo provenire da diverse direzioni intorno a me, ma presto mi resi conto che si trattava in realtà della voce della dea. Il suo suono era caldo, con molte inflessioni, ma notai un certo stridore, come quello di una corda di chitarra sovraccarica. Sebbene le parole che pronunciò fossero in una lingua a me sconosciuta, tuttavia, curiosamente, capii perfettamente il suo significato. La voce della dea, sebbene non troppo alta, era penetrante e focalizzò immediatamente la mia attenzione su di lei. Osservai con fascino i movimenti delle sue labbra, sentii con tutto il mio essere la formidabile radiosità che emanava dal suo corpo. Vidi il suo petto muoversi ritmicamente, ma molto lentamente, appena percettibile, al ritmo del suo respiro, e allo stesso tempo la mia mente registrava fedelmente tutte le parole che la dea pronunciava. Mi parlava del fatto che la mia venuta lì aveva un significato ben definito e che le cose erano correlate in una catena molto complicata di causalità precedente. Mi spiegò che per poter stare in sua presenza e sentire la sua voce era necessario una sorta di salto nel mio livello di coscienza e di energia, che lei induceva toccandomi con la mano. L'esperienza che avete appena vissuto è una preparazione a un'iniziazione speciale che riceverete presto. Tra poco ci incontreremo di nuovo e allora incontrerete altri esseri speciali che sono stati iniziati ma che, a differenza vostra, hanno vissuto questa esperienza durante il sogno. Non tutte le persone affrontano la stessa perché dipende dalla struttura interiore di ciascuno e per questo hanno ricevuto diversi tipi di iniziazione durante il sogno. Tuttavia, c'è un denominatore comune che vi lega e vi unisce. Nel vostro paese ci sono diversi gruppi di persone che vengono addestrate e aiutate a evolvere in questo modo. Dovete sapere che il metodo viene applicato anche a esseri umani in altre parti del mondo. Il corpo e il volto della dea esercitavano su di me un'attrazione affascinante. Ero quasi in trance guardando la sua bellezza perfetta e ascoltando le sue parole ultraterrene. Le chiesi in tono basso, con profonda emozione. Qual è il vero scopo di questi preparativi speciali? Mi sembra che le cose siano complesse e che gli sforzi siano sostenuti. Che cosa sta succedendo? Cosa viene pianificato in segreto? Notai allora che la linea verticale di colore viola al centro della sua fronte intensificava il suo bagliore. La voce della dea mi avvolse da tutte le direzioni. Quando arriva il momento, le cause che sono state piantate da tempo cominciano a dare i loro frutti. Tuttavia, si tratta soprattutto di una questione di volontà umana. Non esiste mai una sola possibilità, ma nel caso degli eventi possiamo parlare di grandi direzioni di probabilità. La vera lotta consiste nel far pendere la bilancia della massima probabilità da una parte o dall'altra. La dea rivolse lo sguardo ai tre che erano rimasti dietro di me, a destra della nicchia nella parete rocciosa. Poi scambiò alcune frasi con Re Passundi, in una lingua che non capivo, ma che sospettavo fosse tibetano. Subito dopo uscirono dalla grotta, lasciandomi solo in presenza di questo essere celeste. I miei pensieri erano intorpiditi e tutto ciò che volevo fare era guardarla e adorare la sua bellezza divina e la sua grazia maestosa. Sentii il mio cuore riempirsi di un tumulto che non riuscivo più a contenere. Le lacrime mi inondarono gli occhi, scendendo lungo le guance. Cercai comunque di reggermi in piedi, anche se tremavano e le mie mani erano deboli. Poi notai come gli occhi della dea divennero più luminosi. L'aria intorno a lei divenne luminosa, pulsando di raggi dorati, come lampi di grande intensità. Si allontanò da me, facendomi cenno con discrezione di seguirla. A pochi metri dalla fine della grotta, sul lato sinistro del corridoio, notai un'area che sembrava tagliata nella roccia. Sembrava un enorme gradino o un palo alto circa 1,5 metri. La dea si fermò vicino a quel luogo e mi esortò ad avvicinarmi. Sulla parte piatta della pietra si trovava una scatola intagliata di un legno di colore scuro, di nobile essenza. Al suo cenno sollevai il coperchio della scatola e vidi al suo interno una pergamena di colore giallo-marrone.
Presi la pergamena e ne dispiegai una piccola parte. Era coperta di segni scritti con un inchiostro, il cui colore era diventato una sorta di grigio misto a verde. All'inizio il colore era probabilmente nero, ma con il passare del tempo il contrasto era diminuito. Notai che la pergamena era molto vecchia e, anche se sembrava essere stata conservata in buone condizioni, in alcuni punti il testo era piuttosto difficile da vedere, a causa delle numerose crepe nel cuoio di cui era fatta la pergamena. La scrittura assomigliava al sanscrito, ma ero piuttosto propenso a pensare che fosse scritta in tibetano. Guardai con aria interrogativa la dea. È una delle pergamene nascoste in vari luoghi del Tibet molto tempo fa. Ognuna ha la sua importanza e il suo destino. Quella che avete ora in mano ha un valore essenziale, non solo per il contenuto del testo, ma anche per il fatto di essere stata ritrovata. Anche se a voi sembra poca cosa, scatenerà una serie di azioni ed eventi con un impatto molto profondo sull'umanità. Mi sentivo trasportato in una realtà fiabesca. Tuttavia non potevo negare ciò che vedevo e sentivo. Chiesi da dove provenisse la pergamena. Questo e gli altri di cui vi ho parlato contengono importanti testi iniziatici e informazioni rivelate dal divino saggio sovrano dei tre mondi, il grande Guru Rinpoché. La voce della dea assunse allora una vibrazione ancora più profonda, che mi riempì il cuore di uno struggente sentimento d'amore. Nella sua sconfinata compassione per tutti gli esseri umani ignoranti, il Maestro Divino espose alcuni insegnamenti fondamentali che furono trascritti dai suoi discepoli più importanti e poi nascosti in alcuni luoghi del Tibet. La pergamena che state guardando è stata scritta da una delle discepole più vicine a Guru Rinpoché, che ha svolto un ruolo di primo piano nel sintetizzare gli insegnamenti del grande maestro spirituale, raggruppandoli in categorie, trascrivendoli e nascondendo poi le pergamene in luoghi segreti. Perché li ha nascosti? Perché l'ha fatto? Chiesi meravigliato. Gli occhi divini della dea mi fissarono come due fiamme eterne. L'umanità passa periodicamente attraverso alcune fasi della sua condizione spirituale, mi disse allora. Il periodo attuale è il più oscuro e decadente di tutti. Quegli insegnamenti dovevano essere trasmessi per dare vita a una nuova conoscenza spirituale dell'uomo. Il periodo in cui furono rivelati dal grande maestro spirituale del Tibet era molto travagliato e in ogni caso non avrebbero avuto un impatto significativo, se non in un'area limitata. Il loro scopo è stato spinto lungo un grande arco di tempo, fino alle condizioni attuali che rendono possibile una comunicazione libera e semplice tra le persone. Tutto questo era stato accuratamente previsto, ma perché l'azione fosse portata a termine con successo, le pergamene dovevano essere conservate e custodite nelle migliori condizioni, in modo che non venissero rubate o distrutte. Guru Rinpoche e il suo discepolo affidarono questo compito a entità sottili che non permettono a nessuno di avvicinarsi ai luoghi se non a colui che è destinato a scoprirli. Al terribile Yidam che conoscete è stato affidato il compito di custodire questo luogo segreto e inaccessibile, che è anche una porta verso un altro regno. Nella mia mente i collegamenti si facevano alla velocità della luce, ma il mio cuore fremeva per l'eccitazione che le parole della dea suscitavano in me, perché in un modo molto speciale scatenavano in me stati e immagini di quei tempi lontani, anche degli esseri che agivano allora. Non vidi letteralmente tutti quegli eventi, ma potevo in qualche modo percepire alcuni dei cliché nella mia mente. Li conoscevo anche quando mi venivano riferiti dalla dea, e questo mi riempiva di stupore e di gioia senza pari. Indubbiamente ero convinto che questa capacità mi fosse stata impressa dalla dea, affinché potessi convincermi meglio di ciò che sentivo, e allora sentii di nuovo un'ondata di profonda gratitudine e di amore che mi portò a non avere più nulla da perdere. Glieli offrii con tutto il cuore. Guardandomi mentre venivo assalito da nuove e frenetiche emozioni, la dea mi rivolse un sorriso estasiato e disse: «Nei tempi a venire incontrerete l'opacità e la paura delle persone a conoscere e a intraprendere il cammino della spiritualità.
Ma questi problemi non devono essere ostacoli o barriere alla vostra missione. Gli insegnamenti di questo testo e di altri a cui avrete accesso in seguito devono essere impartiti con saggezza a coloro che sono disposti a riceverli e ad applicarli nella propria vita. Molti sono pigri e la loro pigrizia è addirittura cronica. La pigrizia è, infatti, una pericolosa corsa della mente che poi si contrae e distacca l'essere umano dal mondo circostante. I pigri sono impotenti, vorrebbero avere tutto, ma non hanno nulla. Se vengono sollecitati ad agire, si arrabbiano, perché si sentono intrappolati nella loro pigrizia come un animale in gabbia. La loro sensazione generale è quella di non essere in grado di fare nulla e di non essere quindi interessati a ciò che esiste al di fuori di loro. Sono prigionieri delle loro stesse menti, che a ogni intervento esterno dettano loro la risposta «non posso», «non voglio», «non ho tempo», «non sono interessato». Orientatevi sempre verso chi ha uno spirito vivace. Anche loro all'inizio possono avere un po' di pigrizia e di inerzia, ma presto cederanno all'assalto del cuore sottile, che nel loro caso si è risvegliato. E gli altri? Chiesi, perché gli altri non sono capaci di questo ritorno. Non avete ancora idea dell'enorme forza che l'inerzia o la pigrizia sviluppano. Si tratta di un tipo di energia discendente che attanaglia l'essere non solo fisicamente, ma soprattutto psichicamente e mentalmente. Nel suo intimo, la persona pigra è infatti molto attaccata alle comodità della vita, ai suoi pensieri e pregiudizi, spesso fantasiosi, a cui non vuole rinunciare. Non riesce a rendersi conto della condizione in cui si trova e immagina che la sua vita sia molto bella e normale. Molti si trovano in questa condizione deplorevole. Arriva il momento in cui fanno grandi sforzi per sollevarsi dalla pigrizia in cui vivono. Era come se fossi incorporato nell'atmosfera magica della grotta. La presenza della dea così vicina a me, il profumo inebriante che diffondeva, il suo sguardo immortale, tutto questo creava uno stato di quasi sospensione del corpo e della mente. Ci sono molte idee che mi vengono in mente e molte domande a cui non riesco a trovare risposta. È un enigma come ti ho incontrato. La tua presenza è travolgente. Le parole mi si fermarono in gola per l'eccitazione e non riuscivo quasi a ragionare. La mia testa era avvolta dalle fiamme e il mio petto vibrava di energia. Per te è un enigma, disse la dea, ma per me la tua anima è come un libro aperto. A cosa servirebbe se ora conoscessi tutti i particolari della situazione? La corrente karmica ti ha attirato qui con forza, anche senza che tu te ne renda conto. Le pergamene contenenti i testi segreti rivelati da Guru Rinpoche avranno un forte impatto sul futuro destino dell'umanità. Molti di essi sono già stati scoperti da esseri umani che hanno soddisfatto determinate condizioni karmiche. Riflettete dentro di voi e comprendete il significato della vostra missione. Dicendo questo, la dea lampeggiò, illuminando in modo abbagliante l'intera grotta. I suoi occhi brillavano come due fasci potenti e la gloria che irradiava era inimmaginabile. A poco la luce intensa si attenuò, fino a quando riuscii a scorgerla di nuovo mentre mi guardava con grande amore e gentilezza. Guru Rinpoche stesso è venuto in questa grotta. Volevo scoprirlo, per capire certe percezioni che avevo avuto qualche istante prima. Non è stato lui, ma il suo saggio discepolo è entrato qui per nascondere la pergamena. Questo accadde molto tempo fa. Con i poteri divini che possedeva, plasmò la parete rocciosa nella forma che vedete ora e vi collocò la scatola di legno. Questa grotta è molto speciale perché conduce a un altro mondo. Ecco perché anche il testo nascosto qui è molto importante. Tuttavia, all'inizio solo poche persone ne capiranno il contenuto. Descrive la vera natura degli attaccamenti che legano l'uomo al mondo e cita 5 tecniche di meditazione molto efficaci per superare questo importante ostacolo. Infine, colui la cui compassione è infinita ha fatto alcune profezie sulla grande trasformazione che l'umanità sta per subire. In parte, queste profezie riguardano anche il vostro paese. Tuttavia, non potranno realizzarsi se non ci sarà un autentico risveglio delle persone alla spiritualità.
Le pesanti catene che li legano sono, infatti, gli attaccamenti e l'egoismo che ne deriva. L'odio, la rabbia e l'incomprensione delle situazioni e della realtà si aggiungono al paniere negativo delle emozioni. Chi le manifesta e addirittura le coltiva sarà sempre soggetto a sofferenze e delusioni. Per un uomo del genere è grande la distanza dalla luce chiara e pura della sua essenza divina e languirà nella nebbia di pensieri grossolani, pieno di attaccamento a ciò che vuole ottenere, ma che non acquisisce. Un simile essere vive agli estremi, continuamente sballottato tra l'intensità del piacere e della felicità e la disperazione dell'amara sofferenza. Non può avere un amico o un amante senza affezionarsi fortemente a lui, né può vedere un nemico senza arrabbiarsi molto o addirittura odiarlo. Non dimenticate mai che la pace profonda dell'anima si trova sempre e solo nel perfetto equilibrio tra questi estremi. Che si tratti della gioia effimera che le situazioni piacevoli conferiscono o della rabbia furiosa scatenata dall'orgoglio ferito, queste non sono che influenze illusorie e persino demoniache che distolgono l'uomo dallo scopo della sua vita. Di fronte a queste illusioni, spesso strumentalizzate dalle forze malvagie del creato, l'uomo è come un animale domestico. Si sente a suo agio e sicuro alla corte del padrone, che lo nutre e lo cura. È in questa situazione che l'uomo si affeziona alle gioie fugaci della vita. Ma l'animale domestico dimentica ogni volta che è solo questione di tempo, prima che il suo padrone lo uccida per cibarsene. È in questa situazione che l'uomo cade in preda a crisi di rabbia demenziale e di odio amaro, che lo fanno decadere e cadere in una condizione deplorevole. Ho ascoltato incantato le parole della dea. Il loro suono molto speciale ha innescato in me un meraviglioso stato interiore, che ha facilitato la loro profonda comprensione. Allora qual è la soluzione? Ho chiesto. Cerca l'equilibrio in tutto ciò che fai, rispose la dea. Rimanete sempre al centro. Questo vi permetterà di essere al centro dell'azione e allo stesso tempo di non esserne attaccati. Siate fermi ed equilibrati nella vostra gentilezza verso gli altri esseri senza voler ottenere qualcosa in cambio. Il baratto sentimentale è peggiore dell'imbroglio. Queste sono le premesse della saggezza. Avevo la sensazione di essere lì da giorni, a perfezionare la mia evoluzione spirituale. L'eccitazione, l'inquietudine, la debolezza e la meraviglia senza limiti mi stavano gradualmente sostituendo con una sensazione di meravigliosa forza ed energia che generava un continuo stato di beatitudine interiore. Ma proprio mentre me ne rendevo conto con grande gioia, percepii intuitivamente che il mio incontro con la dea stava per finire. Tendevo a rattristarmi. Non avrei mai voluto lasciarla di nuovo, non avrei mai voluto tornare nel nostro mondo. La dea sorrise in modo affascinante e attirò la mia attenzione con un tono da doggiana. Vedete quanto è difficile rimanere insensibili ai dolori e persino alle gioie, per quanto intense. Nel momento stesso in cui pensate di aver raggiunto il vostro apice, scoprite immediatamente lo spettro dell'insoddisfazione e della sofferenza. I veri potenti imparano a essere al di là di entrambi. In qualche modo siete legati alla mia forma fisica e alla mia presenza. A volte ci vogliono migliaia di anni perché queste tracce di attaccamento scompaiano. Tuttavia, per vostra gioia, vi dico che mi rivedrete presto, molto presto. Il mio cuore ricominciò a battere forte. Verrò di nuovo qui nella grotta. Mi chiamerai ancora? Se è così presto, vorrei non andarmene. Vorrei restare qui. E forse anche Elinor e Re Passundi vorranno condividere questo luogo con me, dissi, guardando con supplica la sublime dea. Mi guardò in un modo che mi fece scoppiare a piangere. Mi era praticamente impossibile resistere all'afflusso di energia che stava creando in me. Ero così commosso dal suo volto di una bellezza ammaliante, che in alcuni momenti le mie emozioni raggiunsero il parossismo e non fui in grado di pronunciare un'altra parola. Il suo corpo divinamente armonioso e i gesti delicatissimi che faceva mi facevano tremare, soprattutto quando i suoi occhi erano fissi su di me, mostrando amore e compassione senza limiti. Ebbi allora l'impressione
che tutte le acque dell'universo stessero riversando i loro misteri ancestrali attraverso la luce di quegli occhi divini. «Non c'è bisogno di restare qui», disse la dea. «La tua mente e la tua immaginazione sono ora troppo sovraeccitate per esprimersi in modo logico e coerente», aggiunse, sorridendo più ampiamente. «Va tutto bene. Non appena uscirete da questa grotta, tornerete a uno stato normale, ma molto più evoluto di quello a cui eravate abituati prima. Se non ti incontrerò qui, dove ti rivedrò?» Era difficile controllare l'amarezza della separazione. «Sarà proprio nel vostro paese. Re Pasundi e lo Yidam vi accompagneranno lì. Di quel luogo parla il grande saggio Guru Rinpoche, nelle sue profezie nel testo che avete trovato qui. Egli dice che in questi tempi finali ci sarà una terra a ovest, con un mare d'acqua accanto a un triangolo di montagne. In quelle montagne sono nascosti grandi misteri che saranno svelati. Goratri è la montagna alla cui sommità si trova un importantissimo centro di impulso energetico. La profezia del Maestro Divino afferma che la china di non ritorno delle trasformazioni su questo pianeta sarà segnata da una scoperta straordinaria che verrà fatta sulle montagne del vostro paese. Questo lo sapete già. D'ora in poi le cose sono strettamente interconnesse e sono determinate a un livello causale molto profondo. Il secondo elemento importante generato dal primo è la scoperta di questa pergamena scritta e la sua diffusione nel mondo, dove verrà fatta conoscere gradualmente, in alcune fasi. Voi darete un contributo significativo a questo processo, che innescherà una valanga di cause secondarie benefiche. Mentre pronunciava queste ultime parole, la dea cominciò ad allontanarsi, ma sempre rivolta verso di me. Ebbi la stessa perplessità dei primi momenti in cui l'avevo vista. Era come se galleggiasse anziché camminare, anche se si trattava di una strana illusione ottica. Una molla interiore mi spinse allora con forza e saltai come una molla. Non poteva andarsene così presto, non poteva lasciarmi solo così presto. In pochi secondi scomparve nel corridoio dietro la grotta. Senza tener conto di nient'altro, mi precipitai verso di esso. Il corridoio era piuttosto stretto e ben illuminato. Lo imboccai con decisione, ma dopo aver girato a sinistra mi fermai stupito. Dopo soli 2-3 metri, il corridoio terminava nella parete della montagna, come se fosse stato scavato solo fino a quel punto. Mi dissi che doveva esserci una porta o un'uscita segreta e iniziai a cercare intorno e a tastare febbrilmente le pareti di roccia, sperando di scoprire il meccanismo segreto per aprire la porta. Ben presto, però, fui costretto ad abbandonare quel tentativo, che sapevo fin troppo bene essere destinato al fallimento. Sapevo che la dea non aveva bisogno di porte segrete o meccanismi nascosti per passare in altri piani. Tuttavia, la sua scomparsa piuttosto improvvisa, quasi come la sua comparsa, aveva turbato il mio essere e riempito il mio cuore di un desiderio struggente di rivederla. Tutta la mia energia si condensò allora in un desiderio vivido e intenso di chiamarla per farla tornare. Mi resi subito conto che stavo agendo in modo infantile, ma allo stesso tempo mi resi conto che non sapevo come chiamarla. Improvvisamente la mia disperazione raggiunse il parossismo, ma proprio in quel momento sentii la sua voce familiare nella mia mente, che pronunciava chiaramente un nome, Machandi. Mi bloccai. Nell'istante successivo pronunciai io stesso quel nome e scoprii con mia grande gioia che aveva un effetto molto rilassante e calmante. Tuttavia, l'impressione della sua prematura dipartita era ancora troppo viva per essere dissipata così rapidamente. L'unico fattore che consideravo positivo in quel momento era che, come mi aveva promesso, l'avrei incontrata di lì a poco. Ansioso di sapere da Re Pasundi quando sarebbe avvenuto l'incontro, andai al gradino di pietra nella parete della montagna e presi la scatola di legno contenente la preziosa pergamena. Guardai di nuovo la grotta dove avevo vissuto forse l'esperienza emotiva più intensa della mia vita. Pensai allora che il suo spazio sacro e quella magica luce blu erano stati per migliaia di anni l'ingresso segreto a un altro mondo. Tuttavia,
allora non mi fu dato di scoprire quali misteri nascondesse quel mondo, né chi fossero i suoi abitanti. Ma ero quasi certo che quella terra misteriosa e la grande scoperta sui Monti Bucegi fossero strettamente collegate e speravo che in un futuro non troppo lontano avrei avuto l'opportunità di saperne di più. In effetti, Re Pasundi aveva detto che avrei avuto accesso a questi segreti, ma dopo qualche tempo. Questo pensiero mi dava un senso di speranza e di fiducia per il futuro, perché immaginavo che avrei rivisto Maciandi e che le sarei stato sempre vicino. A quel tempo non mi rendevo ancora conto del reale significato dell'evento che avevo vissuto nella grotta. Mi strinsi la scatola al petto, ringraziando la dea per la sua gentilezza, ed entrai nel buio della nicchia nella parete rocciosa della montagna per tornare nel mondo da cui ero partito. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.